Neanche il tempo di tornare dal Piemonte ed è già tempo di partire di nuovo, questa volta per l'Inghilterra, per Londra. Ti porto a vedere un po' di Premier League. Lo sapevi che tifo Crystal Palace, no? Sei proprio tremendo, tremendo, sei tremendo, tremendo, tremendo. Un amabile paraculo tremendo, sei tremendo. Asfalto bagnato per la pioggia, ma intanto c'è un sole boia. Benvenuto a Londra. Allora, inquadriamo la questione. Prima di tutto Crystal Palace è un quartiere a sud di Londra, nella parte sud della città. È un quartiere residenziale, fondamentalmente middle class di lavoratori. Ed è un quartiere, un ridente quartiere molto verde, molto carino, appunto alla periferia sud della città di Londra. Il quartiere prende il nome da un edificio storico che purtroppo adesso non esiste più, è l'edificio più rappresentativo che era stato costruito in occasione dell'Esposizione Universale a metà dell'Ottocento. Immaginiamo una cosa simile all'Expo di Milano, l'Expo 2015, ecco, la prima esposizione universale ha avuto sede proprio a Londra e in quell'occasione lì si è costruito in questo quartiere un edificio in ferro che era, diciamo, un po' l'emblema dell'epoca vittoriana. Poi questo edificio, a seguito di diversi roghi, diversi incendi, praticamente è stato demolito e oggi non esiste più. Però il quartiere comunque continua a ricordare quell'edificio prendendo appunto il nome di Crystal Palace. E in questo quartiere chiaramente c'è anche un club di calcio, il Crystal Palace Football Club, che è il club che io supporto, tifo da quando ero praticamente un ragazzino. Per capire perché tifo Crystal Palace, sin da quando ero ragazzino, bisogna andare indietro nel tempo. Bisogna andare a quando appunto ero un ragazzino. E all'epoca, sto parlando dei primi anni 90, il Crystal Palace era un cosiddetto yo-yo club, nel senso che era uno di quei club che facevano sali e scendi dalla massima serie inglese al corrispettivo della nostra serie B, un po' come per dire il Brescia, giusto per fare un esempio italiano, no? Di quei club che salivano e scendevano, però a inizio anni 90 ha avuto anche un periodo di relativa fortuna, centrando anche un terzo posto, raggiungendo la finale di FA Cup, il corrispettivo della nostra Coppa Italia. E in quegli anni lì mi innamorai, così come diversi altri italiani, tra cui ci tengo a nominarlo anche Marco Santin della Jalapas, è un noto tifoso del Crystal Palace, e molti ci innamorammo di questo club, dove tra l'altro ha giocato anche un giocatore ai tempi molto famoso in Italia, Attilio Lombardo, ex Sampdoria, e tuttora incluso nella squadra del secolo del Crystal Palace. Comunque ci sono diversi motivi per cui vale la pena tifare Crystal Palace. Se volete tifare per un club di Londra, tanto lì vedete il grosso dinosaurio all'interno del parco. Se volete tifare per un club di Londra, Crystal Palace è un'ottima scelta perché prima di tutto c'ha le cheerleader, l'unico club con le cheerleader, tra l'altro ce n'è un altro anche lì, ma poi anche una delle tifoserie più calorose di tutta l'Inghilterra, e questo non è che lo dico io, lo dicono i tifosi in giro per l'Inghilterra, quindi se voi chiedete agli inglesi quali sono i club con la tifoseria più calorosa, tutti quanti vi diranno Crystal Palace. Altri aneddoti personali, la prima maglia ufficiale del Crystal Palace che ho è praticamente ormai una maglia di collezione perché dei primissimi anni 90, quando lo sponsor tecnico era la TDK, era la terza maglia gialla, quella che tra l'altro indossa proprio Attilio Lombardo in alcune foto storiche d'archivio. È stato un regalo di mia sorella del suo primo viaggio a Londra, presumo. Poi quando sono diventato grandicello e ho iniziato a viaggiare pure io, ho fatto diverse trasferte in quel di Londra, tutte dedicate al Crystal Palace. Solo contando quelle più recenti, sono venuto qui in occasione dei playoff, della finale playoff per la promozione nella Premier League a Wembley, così come sono tornato a Wembley anche in occasione dell'altra finale di FA Cup che ha raggiunto più di recente, 2 anni fa praticamente, il Crystal Palace, finale giocata contro il Manchester United, persa con minimo scarto. Ero a Wembley anche in quell'occasione lì. Praticamente si può dire che torno qua a Londra una volta ogni 2 anni per motivi legati alle sorti del Crystal Palace Football Club.
portare qua al Best Western più che altro per una questione di comodità, visto che si trova più o meno a 1 chilometro di distanza dallo stadio. La mia stanza d'albergo ricorda la cronologia della grande esposizione del 1851 qui a Londra, che è stata fondamentale per lo sviluppo del quartiere di Crystal Palace. E tra l'altro a quanto pare in questo hotel ha anche soggiornato Émile Zola. Infatti adesso c'è questa citazione che è stata riportata nella mia camera. Ed ecco che a distanza si intravedono già le luci dello stadio. Le ristampe di maglie storiche. Manca circa un'ora e mezza all'inizio della partita. La partita in programma per oggi è Crystal Palace contro Bournemouth. Le due squadre non hanno nulla da chiedere a questa stagione perché di fatto occupano entrambe una comoda posizione di metà classifica. E questa, oltre a essere l'ultima partita casalinga del Crystal Palace, è anche l'ultima partita della stagione in genere, quindi per i giocatori sarà l'occasione perfetta per salutare i propri tifosi prima della pausa estiva.
accorcia le distanze il Bournemouth, ora siamo sul 3-2 per il Palace. Entra Wickham. Thank you. Bye. Ottimo modo di chiudere la stagione. Squadra che ha voluto sicuramente premiare la mia presenza qui allo stadio. 5-3 il risultato finale. Che partita. Il video di oggi lo chiudo così, dalla camera dell'albergo, con una delle due maglie che ho comprato questo pomeriggio al negozio ufficiale del Crystal Palace. Spero che il video ti sia piaciuto, spero che possa contribuire a creare nuovi fan del club londinese nella community italiana. E niente, ti invito a iscriverti al canale come sempre, ma soprattutto ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui questo viaggio in Premier League ti abbia fatto venire voglia di andare a vedere un match della massima serie inglese. Non è infatti facilissimo procacciarsi i biglietti, ma penso di pubblicare prossimamente, non so dire ancora quando, un video dove spiegherò quali sono le alternative, le possibilità appunto per accaparrarsi biglietti della Premier League. Se l'argomento può interessarti, quindi iscriverti al canale in modo da assicurarti di non perderlo quando poi pubblicherò anche questo contenuto sul mio canale di YouTube. Detto ciò, per oggi è tutto, un saluto dal Pedro.